Ciao a tutti, amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Vergine, tendenze energetiche generali per la seconda metà di ottobre. Abbiamo la forza, amici della Vergine. La forza parla di coraggio, parla di scelte che si devono effettuare e normalmente sono scelte effettuate per il vostro più alto bene. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla o se volete completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video cliccando sul titolo del video. Sempre nella descrizione trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi, la vedete anche scritta qui ed è anche nelle info del canale. Ok, partiamo subito. Wow, un'altra volta la carta della forza. Amici della Vergine, periodo di coraggio, di forza di volontà, forza morale, periodo di, mi verrebbe da dire, virtù. Poi abbiamo un 7 di pentacoli, un fante di bastoni, un fante di pentacoli, la carta dell'imperatrice, un 4 di spade e un 8 di bastoni. E l'ultima carta è un 10 di bastoni. Ragazzi, qui si tratta di mantenere un'attitudine positiva durante la terza settimana di ottobre, in attesa di quello che arriverà poi dopo, mi verrebbe da dire, ok? Vi dico, questa è una lettura generale, quindi può risuonare sia per il lavoro che per le amicizie che per la crescita spirituale. Ognuno di voi lo applichi alla propria realtà. Le letture sul lavoro sono già online, le trovate nella playlist del canale. Ok, andiamo a vedere subito la carta della forza perché qui ho come l'idea che ci sia già stato un lavoro fatto, un lavoro effettuato e adesso stiate aspettando di raccogliere i frutti. Andiamo a vedere la carta della forza. Regina di spade e 8 di pentacoli. In effetti un lavoro è già stato fatto. Avete già fatto un programma, avete già fatto dei budget di spesa, avete già fatto un lavoro di ricerca, un lavoro meticoloso, mi verrebbe da dire. Andiamo con il 7 di pentacoli, 2 di pentacoli e 10 di pentacoli al contrario. Dunque può anche darsi che abbiate più di un lavoro in effetti con questo 2 di pentacoli, magari avete iniziato a fare un secondo lavoro. Devo dire però, allora si tratta di mantenere un'attitudine positiva perché nonostante tutti gli sforzi e la forza di volontà che state mettendo in questa situazione o in questa relazione, vi dico che con queste due carte potrebbe non esserci tanta stabilità, tanta, come vi posso dire? È come se in questo momento le cose non fossero ancora definite per quello che riguarda questo lavoro o questa nuova quotidianità, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere il fante di bastoni. Può anche essere, se per esempio avete iniziato a lavorare in una nuova azienda, può anche essere che non ci sia tutta questa unione magari con i colleghi. Asso di bastoni e 8 di coppe. Può essere che qualcuno qui voglia iniziare qualcosa per conto proprio, o se vibrasse come una stesa romantica, vi dico che ci potrebbe essere qualcuno che sul lavoro vi solletica interesse. Vi dico, le stese
sulle relazioni affettive per per la seconda parte di ottobre usciranno la prossima settimana, quindi cercherò di leggere questa come se fosse qualcosa un po' più legato al lavoro, alla quotidianità, insomma. Però per qualcuno può risuonare come un interesse all'interno del luogo di lavoro. Diversamente, se così non è, ho come l'idea che abbiate voglia di fare qualche cosa di diverso, qualcosa che vi appaghi di più. Andiamo a vedere il cavaliere, il fante di pentacoli. Abbiamo un fante di coppe, un 4 di spade e un re di coppe. Io qui ragazzi ho l'idea che stiate aspettando una sorta di offerta dall'esterno, che potrebbe essere una promozione, un riconoscimento, qualcuno che vi dica bravo, puoi riposarti un attimo, ecco, una cosa di questo genere. E che qui con i 7 di pentacoli purtroppo i risultati concreti che voi magari state aspettando ancora non arrivano, è troppo presto. Andiamo a vedere l'imperatrice, perché l'imperatrice è una carta di abbondanza, di nuovi progetti, di prosperità anche proprio economica, ed ecco che rivediamo il fante di bastoni con i 6 di spade. Allora, mi sono bloccata un attimo perché qui abbiamo una carta che richiede un distanziamento. Qui avere 6 di spade al contrario è come se qualcuno fosse ancora non fosse pronto per distanziarsi probabilmente da una persona, da una madre, potrebbe essere anche per qualcuno, se per esempio fosse una situazione familiare dove non c'è tanta armonia. Vi dico questo perché? Perché 6 di spade fa riferimento proprio ai problemi legati all'infanzia, legati al passato, fa riferimento alle credenze limitanti che si sono acquisiti durante l'infanzia. Infatti poi vedo anche un 4 di spade al contrario che è una carta di guarigione e di nuovo c'è una carta di allontanamento. Andiamo a vedere il 4 di spade. 6 di bastoni al contrario, ruota della fortuna e 5 di pentacoli. È come se in questo nuovo progetto, in questa nuova fase di gestazione più che di maternità, magari per qualcuno è maternità, però di questo nuovo progetto, in realtà non vi sentiste appagati come voi vorreste. È un po' la sensazione che avevo anche qui, però qui le carte erano un po' più fluide, mentre qui, vedendo questo gruppo di carte, ho come la sensazione che abbiate bisogno che qualcuno dall'esterno cambi le cose. Tenete presente che avete la ruota della fortuna, quindi siete, diciamo, in una buona onda, perché la ruota della fortuna è proprio la carta che cambia il destino, non sempre come noi vogliamo, però nel modo in cui la nostra anima ha bisogno per evolvere, che non è sempre quello che vuole il nostro ego. Però vi dico, ho come l'idea eh, che ci sia una sorta di delusione, una sorta di sensazione di fallimento in questo cambio, in questa nuova decisione che andrete a prendere. È come se doveste decidere se lasciarvi indietro qualcuno o qualcosa e da lì poi comunque vivrete una sensazione di fallimento, di carenza. Se per esempio vi dovete spostare per questioni lavorative, dovete lasciare indietro la famiglia, ecco, quello può essere un senso di fallimento, nel senso non sono riuscito o riuscita a trovare un lavoro diverso che mi permetta di stare vicino alla mia famiglia. Andiamo a vedere questo 8 di bastoni. Perché l'8 di bastoni è una carta di novità, di notizie, di comunicazioni. 8 di, scusate, 9 di pentacoli al contrario, 4 di bastoni e papa al contrario. È come se arrivasse un accordo per un lavoro dipendente, diciamo che potrebbe essere un contratto a tempo determinato, ragazzi.
e per qualcuno ci si deve spostare. Potrebbe essere un lavoro in azienda, potrebbe essere un lavoro che non sia remunerato come voi vi aspettate, in un'azienda familiare intendevo. Può essere che non sia remunerato come voi vorreste, però è un inizio. O è come se, per esempio, c'è questo lavoro che è già stato fatto, ma ripeto, i risultati ancora non arrivano e quindi può essere che stiate cercando qualche cosa in più per soddisfare la vostra famiglia, per soddisfare il vostro bisogno economico, diciamo. Vi dico, la carta dell'imperatrice c'è, quindi c'è l'abbondanza, c'è un cambio, è qualche cosa che è legato al doversi lasciare indietro. Magari se per esempio ehm, vi fanno un'offerta da un'altra azienda e voi avete già fatto questo lavoro per diventare autonomi, è come lasciare indietro questo lavoro del passato. O un'aspettativa, o un'iniziativa che però io sento che sia più un mettere in stand-by in realtà, perché voi avete un 4 di spade, avete bisogno prima di mettere in ordine la mente, di imparare a gestire meglio la situazione per arrivare alla prosperità ehm, dell'imperatrice. Anche qui avete un 4 di spade. C'è prima bisogno di guarire qualche vostra carenza economica. Guardate, ho anche la sensazione che qualcuno di voi potrebbe avere un nuovo progetto, chiedere sostegno, supporto, comunque proprio economico o magari temporale, cioè un aiuto fisico di tempo ai vostri familiari, a qualcuno che fa parte del vostro circolo sociale, ma è come se questo aiuto non vi venisse dato subito, ma poi piano piano troverete una soluzione per sopperire laddove da soli non ce la facevate. Può essere un altro lavoro, può essere un lavoretto, chiamiamolo così, nel senso che magari non sento che sarà part-time, però sì a tempo determinato. Ragazzi, qui abbiamo anche un papa al contrario, eh. Può essere che per qualcuno sia il caso di lasciare indietro certi accordi, perché poi terminiamo anche qui con un 10 di bastoni. Andiamo a vedere. E che, guardate, vedo che avete questo 5 di pentacoli che parla di una perdita. Però avete la ruota della fortuna che parla anche di vincite al gioco. Qualche cosa cambia. Qui sento di più che sia un cambio di ciclo, più che una vincita in denaro o cose di questo genere, però magari. Va bene, andiamo a vedere Osho, le vite passate e trasformazione. Ho come l'idea che dobbiate uscire da una mentalità vecchia, da una mentalità antica, da una mentalità che avete ereditato dalla famiglia. 6 di spade, le credenze limitanti. La carta della trasformazione è la carta della morte. Quindi qui ragazzi, come il 10 qui alla fine, vi dice che è ora di tagliare. Anche la ruota della fortuna è un 10. È una carta di cambi. Trasformate il modo che avete di pensare di voi stessi e anche quello che avete imparato inerente magari l'idea che avete di lavoro, di relazione o quello che è. Guardate, è da un po' di volte che sento questa cosa, ve la dico, magari per qualcuno risuona. Se siete donne, o va bene anche se siete uomini, eh, cambiare l'idea che avete della donna all'interno di una società lavorativa, piuttosto che di una coppia, piuttosto che di una relazione di amicizia. Cioè,
È come se ci fosse qualcuno che sottovaluta la figura della donna qui. Potreste, anche se voi siete donne, potreste essere tranquillamente voi. Per esempio, vi è stato insegnato che, non lo so, un uomo non si occupa, non lo so, delle lavatrici, ipotesi. Va bene, andiamo a vedere ancora una carta delle fatine. Umiltà. Mm. Ragazzi, avete 2 volte la carta della forza. È un arcano collegato col terzo chakra, col potere personale. Quindi qui probabilmente alla terza settimana di ottobre partirete veramente con la quinta inserita e poi ci sarà una sorta di rallentamento. Qua vi dicono rimanete umili, nonostante raggiungerete i vostri risultati, ci sarà la comunicazione, ci sarà la stabilità, però rimanete umili, non pensate, non fatevela giocare dall'ego, fondamentalmente. Bene, amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, se avete piacere potete mettere like, iscrivervi, condividere o commentare. Se volete potete anche abbonarvi al canale. Nella sezione degli abbonamenti parlo di temi di metafisica che spiegano cos'è l'energia, come si muove e come lavorare con l'energia. Nel percorso individuale che sto proponendo è un lavoro che si basa sul lavorare le credenze limitanti, però questo percorso è una parte di tutto quello che vado a trattare nella sezione degli abbonamenti. Potete comunque andare a curiosare nei titoli nelle playlist del canale. Vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!